C'è un'isola nel cuore del Mediterraneo dove si guida a sinistra, ci sono cabine telefoniche inglesi, una lingua che è un misto tra l'arabo e il siciliano e soprattutto un mare spettacolare. Questa è Malta e questo è il nostro itinerario di 3 giorni dell'isola che abbiamo visitato in autobus e in barca. Il nostro alloggio era a Slima, vicino alla Valletta, la capitale, un buon compromesso tra collegamenti, costi e locali notturni. Siamo arrivati in serata e il giorno successivo ci siamo svegliati presto per raggiungere Marsaxlokk, a sud dell'isola. L'autobus ci ha messo circa un'ora. E buongiorno, siamo arrivati a Marsaxlokk dopo 30 minuti di autobus dalla Valletta. Tra l'altro abbastanza comodo perché c'è l'aria condizionata. Marsaxlokk sembra molto carina, però tanto torneremo qui per pranzo, che è famosa per i ristoranti di pesce, quindi ne proviamo qualcuno. E ora cerchiamo di raggiungere la St. Peter's Pool, dove ci aspetta mezz'ora di camminata sotto il sole, però si fa, vale la pena. Andiamo. In verità ci sono diversi taxi, anche senza regolare licenza, pronti a portare le persone alla spiaggia, ma se non vi spaventa camminare, si può fare anche a piedi. E mancano 10 minuti, però il percorso si fa, non è così accidentato. L'importante è non avere paura dei serpenti. Non li abbiamo visti, non li abbiamo incontrati, però comunque c'è sterpagli a destra e a sinistra della strada. E le vipere? Non ci sono vipere. E siamo arrivati alla St. Peter's Pool e almeno non siamo i più bianchi, è pieno di inglesi stranieri, ma siamo tra i più bianchi. Mi ha sorpreso, è stata la prima. Bene qui. Tuffetto fatto. Freschetta l'acqua. È figo. E niente, Alessandra non la riesco più a tirar fuori da lì. St. Peter's Pool fatto, bagnetto fatto. È stato bello, è stato piacevole. Ufficialmente forse eravamo i più bianchi. Secondo te? Sì. Comunque sì, è stato figo. Ora ci facciamo questi 30 minuti a piedi per tornare a Marsaxlokk e troviamo qualcosa da mangiare. Dobbiamo arrivare lì. Quasi arrivati. Passeggiando per Marsaxlokk si sta davvero bene, molto carino. Abbastanza fresco nonostante comunque il sole è alto. Bello, molto bello. Abbiamo appena finito di pranzare al Harbour Lights, che praticamente era il primo ristorantino che abbiamo trovato proprio venendo dalla St. Peter's Pool, e si è mangiato molto bene. Abbiamo preso sgombro grigliato, buono, molto delicato. Abbiamo speso 54 euro in 2, soddisfatto. Gita a Marsaxlokk terminata. Ora prendiamo l'autobus e andiamo a vedere le 3 città. Le 3 città, Senglea, Vittoriosa e Cospicua, furono edificate dai cavalieri dell'Ordine di Malta e avevano principalmente una funzione difensiva. Ora sono un gioiello da visitare e una tappa imperdibile per ogni viaggiatore. E ora stiamo attraversando le strade di Vittoriosa, che è una delle 3 città fortificate di fronte alla Valletta. Molto carina. È piacevole camminare per queste vie, anche perché essendo molto strette coprono il sole e si sta bene visto che normalmente farebbe tanto caldo. Quella lì di fronte è Senglea, un'altra delle 3 città.
E lì c'è Cospicua, dove c'è la cattedrale. Sembra molto italiana, ricorda un pochino Gaeta, vero? Ale, mi compri la barca di Playmobil? Forte San Giorgio. E questa è una bella vista. Pausa gelato. Sugli autobus di Malta, ossia traghetto. Ora andiamo alla Valletta dalle 3 città. Il costo del traghetto è praticamente lo stesso dell'autobus, 1,50 euro. La Valletta è la capitale più a sud d'Europa, è considerata patrimonio dell'UNESCO e passeggiando per le sue vie si può capire perché. Particolarmente affascinanti sono i suoi giardini e i belvedere che si affacciano sul mare. Abbiamo preso il traghetto dalle 3 città e più o meno in 10 minuti siamo arrivati qui alla Valletta e ora visitiamo la capitale di Malta. Non staremo molto perché comunque è già tardi. Cattedrale di San Giovanni. Me l'aspettavo più antica, invece sembra nuova, fatta tipo l'altro ieri. E ora andiamo al palazzo del Gran Maestro, il Gran Maestro dei Templari. Un po' di Londra a Malta. Il red carpet maltese. Passeggiatina alla Valletta terminata. Ora prendiamo l'autobus e torniamo a Sliema, all'albergo. Prima serata a Malta, ci voleva una pizza. Anzi, altro che pizza, un calzone enorme. Ho una fame assurda, mangiamo. Cosa hai preso? Penne di sacco e secco. E buongiorno. Oggi giornata in mare, anzi giornata in catamarano. Non si può andare a Malta senza esplorare il suo mare. Quale modo migliore per farlo se non in catamarano? Siamo partiti da Bugiba alle 9:30 del mattino e il giro in barca ci ha fatto scoprire le più belle lagune dell'isola di Malta e di Comino. Dopo essere usciti dalla baia, aver ammirato le scogliere frastagliate dell'isola e l'acqua blu e verde del suo mare, abbiamo fatto la prima sosta, la Blue Lagoon. Non è stato il periodo migliore per via delle tante meduse, che però non ci hanno comunque fermato. Tuttavia abbiamo preferito scendere a terra sull'isola di Comino e trovare altre zone più tranquille dove entrare in acqua. Dopo circa un'ora e mezza siamo ripartiti in direzione della Crystal Lagoon. Se la Blue Lagoon era spettacolare, la Crystal Lagoon lascia senza fiato. Inutile dire che è stata la nostra baia preferita.
Allora signorina, vieni. Sì, davvero figo. Questo è anche più bello della Blue Lagoon. Forse il posto dove ci siamo fermati non era ideale, c'erano delle meduse, ma in generale l'acqua non era proprio blu. Invece è bellissima, non ci sono meduse. Ci sono altri tipi di pesce ma sono in profondità. L'unico problema è che il pranzo praticamente lo hanno servito adesso e quindi è un po' un peccato perché uno non è che si può fare il bagno subito appena mangiato, cosa che ho fatto. Soprattutto lì dove sono le grotte è davvero figa. Ah guarda, è pure bassa l'acqua, No, ragazzo sta in piedi. scogli. Ah, ci sono scogli. Ciao, lasciamo questo bellissimo posto, la laguna di cristallo, come dice il suo nome. Adesso è nella top 10, forse è in prima posizione delle cose più belle che ho visto a Malta. L'ultima tappa è stata il villaggio di Popeie, set del musical girato nel 1980. Ora è principalmente un'attrazione turistica. La nostra avventura in barca è finita alle 5 del pomeriggio circa, assolutamente straconsigliata. Avventura in barca finita. Stasera hamburger. Stiamo mangiando a Street, praticamente sulla una delle piazze principali di La Valletta. Il mio è un maltese, un hamburger maltese, quindi con carne maltese e soprattutto la salsiccia maltese che volevo assaggiare. E c'è anche formaggio maltese, formaggio di capra, quindi questo è buono. Sì, è un formaggio di capra, infatti è un po' acidognolo, però smorza bene la pesantezza dell'hamburger, ci sta, è buono, è buono. È solo salsiccia o l'hamburger? Hamburger e salsiccia. La fame è fame. Finito, ma è stato complicato. Buono, approvato. E stasera è anche aperto il palazzo del Gran Maestro che ieri era chiuso. L'avranno aperto per me. Il Gran Maestro chi è? Sono io. Tu sei la gran insegnante. Lei è la gran professoressa. E buongiorno. E questa è l'ultima giornata qui a Malta. Oggi andiamo a vedere il Blu Grotto, la Blu Grotto e poi Mdina. Poi nel pomeriggio scegliamo cosa fare, anche perché siamo abbastanza liberi. Si parte, ovviamente, autobus. E abbiamo sbagliato autobus. La Grotta Azzurra di Malta è uno dei luoghi più conosciuti dell'isola. I collegamenti dalla Valletta però richiedono diversi cambi di autobus e brevi tratti a piedi. E siamo arrivati al Blu Grotto, punto panoramico. Abbiamo deciso di scendere al punto panoramico per scattare alcune foto e poi raggiungere a piedi in circa 10 minuti il paesino vicino. Secondo noi ne è valsa la pena. Siamo pronti, aspettiamo per partire in barca. 8 euro a persona. E ora ci imbarcheranno su una di queste barcozze. Il giro in barca merita il prezzo del biglietto. In circa 20 minuti puoi visitare tutte le insenature e le grotte della zona e ammirare l'acqua che cambia colore a seconda della profondità, del tipo di roccia e del riflesso del sole. La cosa più difficile dell'intera esperienza è resistere alla voglia di tuffarsi. Com'è stato? Spettacolare, mi piacciono proprio le barche. Sì.
e siamo arrivati a Mdina, nel centro dell'isola. Abbiamo preso un taxi, un Bolt, perché l'autobus non era molto affidabile, quindi abbiamo scelto la via semplice. Però non è costata nemmeno poi tanto, dai, 14 euro. 14 euro per 2 persone. Quindi ora esploriamo Mdina. Mdina è una città fortificata nel centro dell'isola di Malta, splendidamente conservata. La visita inizia attraversando la sua porta principale, un grande ingresso che conduce alle sue vie strette e tortuose. Si passeggia bene tra queste vie perché c'è molta ombra. Di la verità mi aspettavo così anche la Valletta, invece la Valletta ha vie ampie, aperte, molto spaziose. Il semplice girovagare per le stradine di Mdina è di per sé un'esperienza meravigliosa. Si rimane estasiati ammirando la sua affascinante architettura, le bellissime porte e i balconi decorati. Da non perdere è la magnifica cattedrale di San Paolo, proprio nel cuore della città. Mdina è anche ricca di ristorantini, dove la cucina mediterranea la fa da padrone. Abbiamo pranzato al ristorante Kugis, un ristorante torinese qui a Mdina. Si è mangiato abbastanza bene. Ravioli al pomodoro per Ale e spaghetti allo scoglio per me. Buoni! Abbiamo preso 2 primi, 2 macedonie, birra e acqua, 42 euro. Ora andiamo a prendere l'autobus e si torna verso la Valletta. Per il resto del pomeriggio avevamo pensato di raggiungere il nord dell'isola e andare in spiaggia, ma la stanchezza e il caldo hanno avuto la meglio. Così abbiamo cambiato i nostri piani. Un po' di relax in piscina. Abbiamo corso parecchio in questi giorni, quindi quest'ultimo pomeriggio è meglio rilassarsi. Volevamo andare al mare, in spiaggia, ma l'idea di dover prendere un altro autobus per un'altra oretta, quando invece abbiamo la piscina dell'albergo, è stata facile la scelta. Magari a inizio vacanza sarebbe stato diverso. E ora spendiamo un po' di ore qui. L'ultima cena della vacanza è stata al The Black Sheep, proprio vicino all'albergo. Tanta carne stasera. Questa è stata anche l'ultima serata a Malta. Il giorno dopo siamo ripartiti per l'aeroporto. Inutile dire che ci siamo divertiti tantissimo e che ci torneremo. Come dopo ogni viaggio, ripartiamo pensando che sarebbe stato bello avere almeno un giorno in più.